Amici, buongiorno. Ore 8 di mattina più o meno, batteria totalmente carica e adesso vediamo di fare un giro di almeno 100 km con assistenza almeno 1 per vedere qual è la reale durata della batteria della nostra fantastica Thunderbird Plus. A dopo. Allora, primi 30 km. Assistenza da 1 a 5, però abbiamo fatto un tratto di oltre 20 km senza assistenza perché c'era troppo traffico pedonale. Benissimo, chiaramente, vabbè, scontato. Adesso siamo in un parco, quindi a breve andremo ad assistenza 1 a fare piccole salite piuttosto che tratti un pochino più impegnativi. Sto constatando che le gomme comunque grosse sono utilissime per la gestione di tratti con buche o comunque tratti con il manto stradale rovinato. Quindi niente, vi aggiorno più avanti. Allora, 35,6 km di tachimetro, ma in realtà siamo a oltre 40 km. Batteria ancora tutta. Abbiamo fatto dei tratti senza assistenza, quindi almeno un 20 km senza assistenza. Poi abbiamo giocato con 1, 2, alcuni tratti un po' di più, però d'ora in poi diciamo che vorrei provare a portare a scaricare un po' questa benedetta batteria, dunque faremo tratti con assistenza almeno 3. Quindi finora il bilancio sintetico è 40 km, ancora batteria tutta. Secondo me l'indicatore non è proprio preciso, però vediamo se quanto effettivamente riuscirà a supportarmi la batteria. 46 km di tachimetro che più o meno corrispondono a 54 km reali. Ancora la batteria è a 4 tacche su 6, anche se questo indicatore è abbastanza ballerino perché in salita abbiamo fatto dei tratti abbastanza in pendenza ed era sceso fino a 2 tacche su 6, poi ha ripreso le altre 2, quindi diciamo che è da guardare quando si fa un tratto che non stressa troppo la batteria, altrimenti può restituire valori che non sono veritieri. Stato del giro, diciamo, vi voglio fare un confronto con la bici del mio amico, quindi una Italwin che è una Fat con ruote da 20. Allora, quella è più una city bike, quindi ogni qualvolta si fa un sentiero tipo questo, le sconnessioni del terreno, le buche, le pietre si sentono molto di più. Dunque, diciamo che il comfort di marcia ne risente, cosa che invece sulla Sandbike, viste le ruote enormi, diciamo che il comfort di marcia è decisamente superiore e ci permette di essere quasi indifferenti alle sconnessioni del terreno. Ora, per il viaggio di andata, quindi per questi 46 di tachimetro, 54 reali, abbiamo fatto tratti a parte i 20 km senza assistenza, abbiamo fatto tanti tratti a 1, 2 e 3 e poi abbiamo fatto delle grosse pendenze a 5, quindi diciamo che la batteria è stata usata abbastanza. Al ritorno conto di fare tratti a 2 e a 3, non farò 5, l'ultima parte poi magari se c'è ancora batteria proverò a giocare un pochino, vorrei arrivare a esaurirla completamente. Segnalo poi un'altra cosa, in quanto a tachimetro, quindi velocità
corrente. Ho effettuato dei test con un'app che misura la velocità tramite il GPS e lo scarto del tachimetro è da 2 al massimo 4 km all'ora, quindi per capirci a 32 di tachimetro, qua siamo a 36 misurati col GPS, 22 invece sono di tachimetro, corrispondono più o meno a 24-25 misurati col GPS. Niente, ci aggiorniamo a fine del giro, quindi verosimilmente tra altri 46 ipotizzo di tachimetro, grosso modo. A dopo. Ho appena finito una salita infinita, supporto 1, tante gambe. A chi dice che con l'elettrica non si fatica, posso dire che si sbagliano, proprio sicuro, garantisco io personalmente. Oltre 90 km reali, circa 84 da tachimetro. Il tratto di ritorno in pratica è stato fatto da poco a 2, tanto a 3, a volte a 5. Ho intenzione di fare gli ultimi 10-12 km solo a 5, assistenza massima. Obiettivo: portare la batteria a 0. In realtà adesso vedete 2, ma a volte scende ad 1, quindi penso sia effettivamente nell'ultimo sesto di capacità, però vediamo, penso che gli ultimi 10 km, 12 a 5, insomma, siano sufficienti per farla esaurire del tutto. Ci provo, ci aggiorniamo tra poco. 90,6 km di tachimetro, quelli reali sono circa 102. Allora, la batteria penso di essere riuscito a portarla alla fine. Come vedete, l'unica tacca ancora rimasta presente lampeggia e in questo stato l'assistenza che dà anche il quinto livello è bassissima e per capirci è inferiore a quella che dà il primo livello in condizioni normali, anche se cerca di comunque garantire un aiuto alla spinta anche intorno tipo ad esempio a 20 all'ora, cose che chiaramente il livello 1 non riuscirebbe a fare. Sì, ma la spinta resta comunque flebile. Come vi avevo anticipato, l'ultimo tratto è stato fatto almeno a livello 3, a volte anche a livello 5 e gli ultimi 7 km sono stati fatti tutti a livello 5. Ora, dei quasi 8 ultimi chilometri, i primi 4,5-5 c'era solo l'ultima tacca che non lampeggiava e il supporto, diciamo che è stato garantito dal motore, però la velocità massima si è ridotta rispetto allo standard, e cioè si fermava a circa 24-25 km all'ora di tachimetro. Quando ha cominciato a lampeggiare, come vi ho detto, in pratica il supporto del motore è calato drasticamente, era davvero bassissimo. Complessivamente mi ritengo soddisfatto perché in condizioni normali, quindi mantenendo un'andatura di 20 km all'ora più o meno, è possibile lasciare a livello 2 l'assistenza e dare un minimo di gamba, e in questo modo si riesce ad andare, si riescono a percorrere grosse distanze. Ho fatto io 100 km facendo questo giochino qui, quindi facendo anche salite impegnative a 5, ma diciamo che senza voler strafare, secondo me si raggiungono anche tranquillamente i 120 km di autonomia. Non lo so, per il momento chiuderei qui. Se ci sono chiaramente altri dubbi o comunque curiosità, domande, quello che volete, scrivetemelo nei commenti e vi farò sapere. Ciao a tutti!